Come cucire in maniera furba una gonna quando la voglio anche foderare? Come applicare un cinturino semplice, preciso, simmetrico? All'interno di questo video tutorial scopriremo infatti insieme come utilizzare uno stabilizzatore termoadesivo specifico per cinturini che puoi però tradurre anche in tanti altri usi nel cucito creativo, come per esempio lo stabilizzatore perfetto per la realizzazione dei manici delle borse. All'interno di questo video tutorial impareremo come si può applicare un cinturino super facile, super preciso e soprattutto una lavorazione pulita, fluida, che non faccia assolutamente volume, che non ti dia fastidio quando indossi la gonna e soprattutto che ti permetta di creare una gonna foderata applicando la fodera 100% con la macchina per cucire. Per cui se hai voglia di scoprire questi due trucchi furbi per gonne foderate con il cinturino, sei nel video tutorial giusto! Bentornate o bentornati, benvenute o benvenuti, io sono Sara Poiese, content creator e all'interno di questo video tutorial, come hai ascoltato poc'anzi, apprenderemo due trucchi secondo me geniali per semplificare la confezione sartoriale nel mondo del cinturino e della gonna o comunque in generale nel mondo del prodotto foderato. Questo tutorial è perfetto se stai realizzando una gonna a tubino o anche una gonna svasata, una gonna a ruota, una qualunque gonna che possa avere un cinturino e una fodera. Se vuoi trovare tutti i materiali che utilizzo, puoi andare a leggerti l'info box qui sotto. Se guardi questo contenuto da smartphone, puoi trovare l'info box, cioè la descrizione del video, semplicemente cliccando sul titolo del video. Ti comparirà la descrizione completa. Se invece stai guardando questo video da computer, fisso o portatile che sia, ti basterà cliccare sulla parola mostra altro sotto al titolo e ti comparirà la descrizione completa. All'interno di questa descrizione completa ti metto i link dei materiali che utilizzo così che tu possa reperirli facilmente e ti metto anche i link a tutti i miei canali social. Potrai così iscriverti gratuitamente alla mia newsletter, alla mia Academy dove trovi tanti corsi online, al blog, al mio profilo Instagram, alla mia pagina Facebook e non perderti nessuna delle mie esperienze sartoriali. Ma entriamo nel vivo di questo contenuto dedicato proprio a due trucchi furbi per gonne foderate con cinturino. Andiamo infatti a vedere anzitutto quello che sia il primo trucco, cioè quello del cinturino stesso. Quando magari abbiamo a che fare con un tessuto Chanel o comunque con un tessuto che sfila, lavorare il cinturino può davvero essere stressante. Invece, se utilizzi questo stabilizzatore termoadesivo, puoi andare a scegliere l'altezza del tuo cinturino, per esempio alto 25 mm, alto 30 mm, alto 40 mm, e dovrai semplicemente stirarlo sul tessuto. Come vedi, io ho lasciato il tessuto piuttosto abbondante nella mia lavorazione. Questa infatti è una delle grandi comodità di poter adesivare con la fliselina per cinturini un tessuto. Puoi infatti lasciare il tessuto grezzo e far riferimento alla linea centrale o alle linee parallele laterali del tuo stabilizzatore per andare ad individuare il corretto dritto filo del tuo cinturino stesso. In questo modo potrai andare a stirare, cioè incollare, ovviamente dalla parte con la colla, lo stabilizzatore al tessuto e potrai andare poi in un secondo momento a tagliarne la superficie extra. Ti ricordo che trovi tutti i materiali linkati qui sotto. Alla fine della stiratura potrai tranquillamente ritagliare con la forbice oppure con il rotary cutter il tuo cinturino. In questo modo la stoffa non sfilerà più e tecnicamente potresti anche non passarla con la tagliacuci, anche nel caso di tessuti così sfilanti come lo Chanel. Andiamo adesso ad applicare il nostro cinturino, che era prefustellato, direttamente sulla gonna esterna, quindi la gonna del nostro tessuto di lavorazione. Alla fodera ci arriviamo dopo.
Dove sono andata a posizionare gli spilli è esattamente il margine di cucitura che farà combaciare la gonna al mio cinturino. Tutto questo tessuto già fliselinato altro non sarà che il mio cinturino finito e io inizierò a cucire proprio dove ho messo gli spilli e lì ci sarà proprio il margine di 1 centimetro che sono andata a destinare come margine di cucitura della mia gonna, del mio pantalone, del mio bordo in generale. L'importante infatti è spillare tutto il cinturino dall'inizio alla fine per posizionarlo già in maniera corretta, perché attenzione, il cinturino adesso che è fliselinato non cederà più, ma la stoffa della gonna o della fodera in sé possono comunque cedere perché non sono incollate con lo stabilizzatore e dunque ricordati sempre che devi spillare bene dall'inizio alla fine per far aggiustare il tessuto del cinturino fliselinato dunque stabile al tessuto della gonna esterna che non essendo fliselinato non è stabile e può cedere. Prendiamo il piedino patchwork 6 mm a punto dritto nella nostra macchina per cucire. Io, come vedi, nell'Ambition 620 di FAF vado ad utilizzare un semplice punto diritto, il punto 01. La comodità di utilizzare il piedino patchwork 6 mm è che è un piedino che mi permette di lavorare solo ed esclusivamente con il punto diritto e dunque mi permette di fare dei punti avanti o dei piccoli punti indietro a titolo di retromarcia in maniera molto precisa ed accurata. Questo piedino infatti mi risulta essenziale sia nelle cuciture dei tessuti molto pesanti, come in questo caso un tessuto invernale come può essere lo Chanel, ma anche è perfetto nei tessuti leggeri. Il fatto di poter avere il solo punto dritto come opzione di spazio per la cucitura mi permette di avere una cucitura molto stabile e precisa nei tessuti pesanti. Al tempo stesso, il piedino patchwork 6 mm, concedendomi solo il punto dritto, conferisce ai tessuti leggeri una cucitura delicata e accurata. Pensa infatti a quando stai cucendo lo Chanel, il jeans, il pile. Hai bisogno del piedino patchwork per avere un piedino che assomiglia a quello industriale, cioè un piedino molto solido, molto stabile. Immagina invece di voler cucire una camicia in chiffon oppure in seta. Hai bisogno del piedino patchwork 6 mm perché altrimenti la stoffa tenderebbe ad infossarsi nella cucitura stessa. Hai ben capito, il piedino patchwork è il piedino ideale anche per il cucito sartoriale. Grazie alla prefustellatura del cinturino adesivo, io non dovrò assolutamente imbastire il mio lavoro. Mi basterà infatti andare a cucire un punto diritto rispettando la spillatura, rispettando il margine di cucitura della fine della stoffa e rispettando la fustellatura già pretagliata che ho del mio cinturino stesso. In un batterbaleno la gonna esterna è attaccata al mio cinturino e posso dunque ritenere completata la parte di operazione dedicata all'applicazione del cinturino esterno. È preciso, è pulito, è sempre alto uguale, non fa le gobbe e ha proprio una cucitura perfetta come le cuciture che trovi nelle gonne che acquisti nei negozi. Adesso però che abbiamo lavorato la gonna esterna al cinturino esterno, per così dire, abbiamo ben capito che tutte queste fustellature ci permettono di attaccare anche la gonna in fodera, come vedi qui. Infatti dovrò semplicemente prendere l'altra parte di fustellatura, l'altro lato del margine di cucitura e ripetere esattamente la stessa operazione di cucitura per la gonna in fodera. In questo modo avrò cucito in un margine di cucitura la gonna esterna, in un margine di cucitura la gonna interna. Vai magari a stirare il tutto e ti trovi così un cinturino alto pronto per essere ripiegato. E qui sta veramente l'altra magia, perché grazie alla prefustellatura del cinturino puoi andare a ripiegare in maniera sempre perfettamente parallela il tuo lavoro. Ma attenzione perché non finisce qui, perché questo cinturino si sta ancora muovendo e infatti il secondo trucco deve ancora arrivare. Resta qui fino alla fine perché il secondo trucco è davvero formidabile ed è la soluzione che ti permette di non imbastire le tue lavorazioni.
Adesso infatti che abbiamo ripiegato verso l'interno la fodera e ci troviamo il nostro cinturino perfettamente applicato, possiamo magari pensare anche di applicarci una cerniera zip nel centro dietro, nel fianco, ovunque tu abbia progettato di avere l'apertura della tua gonna. È assolutamente ininfluente nel procedimento che ti sto spiegando. L'importante è avere il cinturino che finisca alla stessa altezza, ovviamente, perché non faccia le gobbe. Adesso che abbiamo posizionato correttamente la ripiegatura del cinturino, possiamo con l'ausilio degli spilli andare a fissare proprio in prossimità del ripiego del cinturino stesso, ossia in prossimità della zona in cui il tessuto esterno si ripiega perfettamente verso l'interno e troverò appunto a combaciare la fodera con il tessuto esterno. Io prediligo fissare per esempio il punto della cerniera zip con un sottopunto a mano perché mi sa proprio di sartoriale come effetto, però se tu preferisci magari lavorarlo in altro modo, sentiti davvero nella completa libertà. L'importante è proprio questo passaggio, cioè andare ad individuare il punto della cucitura tra il cinturino e la gonna, andare a spillarlo e andare a vedere nel rovescio che la fodera combaci con la spillatura. Attenzione, attenzione, questo è un errore comune. Devi spillare bene il tessuto esterno in modo che combaci nello stesso punto con il tessuto interno in fodera. Solo così avrai un lavoro davvero impeccabile. Spilla tutto intorno e adesso puoi passare al mio secondo ufficiale trucco. Perché? Perché qui tra l'altro puoi decidere se spillare o imbastire tutto, scegli davvero il passaggio che preferisci. L'importante però è che tu abbia davvero ben fermato in maniera precisa e accurata questa precisa posizione. PS, tieni il margine di cucitura del cinturino che vada verso l'alto, cioè verso l'interno del tuo cinturino. In questo modo non si vedrà mai il segno del margine di cucitura della tua flisellina prefustellata una volta che anche tu volessi rovesciare il capo d'abbigliamento. È infatti importante anche rispettare il corretto verso dei margini di cucitura. Spesso, infatti, questi dettagli si danno per scontato e si arriva poi alla fine della confezione del progetto che non troviamo completa soddisfazione perché? Perché il cinturino è grosso, perché il cinturino fa volume, perché c'è qualcosa che non ci soddisfa. Ma se segui tutti i passaggi, salvi questo video nella tua playlist preferita, lo potrai rivedere tutte le volte che ti servirà per montare un cinturino perfetto. Ed ecco qui il mio secondo trucco. Il primo era lo stabilizzatore termoadesivo, il secondo è il piedino a bordo stretto a lamella centrale della tua macchina per cucire elettronica. Infatti con questo piedino puoi sfruttare la lamella centrale affinché possa andare a battere proprio tra la parte della gonna e la parte del cinturino. In questo modo il piedino a bordo stretto a lamella centrale potrà andare ad effettuare una cucitura invisibile che si nasconde nella cucitura che tu avevi fatto prima, ossia quella di attaccatura gonna a cinturino. Questo trucco è geniale perché ti permette di fissare la gonna esterna alla gonna interna in fodera e dunque potrai non fissare con un sottopunto a mano il lavoro. Ecco qui il mio cinturino perfetto, montato 100% a macchina, con lo stabilizzatore termoadesivo e il trucco dei due piedini. Prima il piedino patchwork 6 mm e poi il piedino a bordo stretto a lamella centrale. Ti piace questo metodo? Fammelo sapere con un bel pollice alzato sotto a questo video e soprattutto scrivimi nei commenti se già utilizzi questo metodo o magari se non lo conoscevi, se l'hai apprezzato. Grazie infinite per aver condiviso con me questo tuo prezioso tempo e questa tua passione per la creatività sartoriale. Io ti rimando a tutti i miei canali social, ti ricordo di spuntare la campanellina qui sul canale YouTube per restare sintonizzata su tutte le prossime pubblicazioni. Un abbraccio sartoriale, Sara Poiese.